Adesso passiamo, vorrei fare una serie di domande sull'interesse di Carboni per Marcinkus. Lei ha ricevuto richieste da parte di Flavio Carboni in ordine ai rapporti con Roberto Calvi, il Banco Ambrosiano, lo IOR e Marcinkus? Senta, che io mi ricordi, francamente no. Allora, lei a pagina 2 del verbale del 20 giugno 82 ha dichiarato rammento anche che il Carboni mi chiese se era possibile fornirgli notizie riservate sui rapporti tra l'Istituto Opere di Religione e Monsignor Marcinkus, in particolare con l'Ambrosiano Calvi. Chiesi al Carboni a cosa gli servissero le indiscrezioni ed egli non mi dette risposta. Gli risposi comunque negativamente. Successivamente, a pagine 1 e 2, a cavallo delle due pagine, il verbale del 28 settembre 82, lei dice: è vero, solo che Carboni, per motivi che ignoro, aveva la fissazione di voler ricevere da me notizie circa l'operato di Marcinkus. Ricorda? Sì, me la ricordo vagamente, però francamente non è che mi ricordo molti particolari in più di questi suoi interessi nei confronti dello IOR, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, lo ricorda? Sì, me lo ricordo, però voglio dire, Carboni era uno che a un certo momento si interessava a 50.000 cose, per cui adesso vengono fuori, ma all'epoca no, lui era capace di chiedere, mi aveva chiesto anche, voleva conoscere Kissinger, cose, io dicevo sì, vabbè, no, ma poi dopo vediamo. Pazienza, chiedo scusa. Prego. Non voglio incidere sulla sua risposta, cosa che non faccio mai con nessuno, sì. Non voglio farlo con lei, però abbiamo delle esigenze. Sì, ho capito. Quindi se cerca di essere... Sì, ho capito. Sì, va bene. Allora, senta, lei ricorda di aver recuperato in Svizzera documentazione relativa a Paul Marcinkus? Sì, è vero. Ecco. E vuole spiegare su incarico di chi, quando, di quali atti si trattava, a chi consegnò questi documenti, se li ha? Allora, questi erano dei documenti che si risalivano al cardinale Vagnozzi. Erano documenti che risiedevano presso un avvocato svizzero che si chiamava Duft, il nome però adesso mi scappa, comunque Peter Duft, ed erano dei documenti che avrebbero potuto ad un certo momento essere di danneggiamento nei conti di Monsignor Paul Marcinkus. Io li recuperai, li consegnai a Calvi e non mi feci neanche una copia perché mi ero impegnato a non farmi neanche una copia e questo è quanto. Pagai una certa cifra che, se non mi ricordo, era $1.200.000, una cosa di questo genere, nei confronti del Duft, il quale si era impegnato anche a tenere o fare altre copie, se le avesse avute, utilizzare altre copie. Ecco, questo è il... Senta, dovrebbe precisare chi è questo Peter Duft e che rapporti professionali aveva con il cardinale Vagnozzi. Dunque, aspetti, Duft era innanzitutto un importante personaggio politico della democrazia cristiana zurighese svizzera. Dopodiché lui aveva lavorato insieme ad un personaggio italiano, scusi, ma adesso questo mi scappa il nome, se lei mi può aiutare. Il personaggio italiano? Che lavorava insieme al cardinale Vagnozzi e che era amico di Duft.
Luigi Celata? No, no, Monsignor Luigi Celata era un prelato, no, no, non era un prelato, era Vabbè, che... diciamo non è essenziale questo dato. No, però lei mi ha detto come ero arrivato a questo signore qui. No, io ho fatto una domanda molto semplice. Qual era il rapporto professionale che legava questo avvocato Peter Duft al cardinale Bagnozzi? Perché Peter Duft era consulente, lavorava insieme a questo personaggio che a sua volta era uno dei segretari del cardinale Bagnozzi, il quale cardinale Bagnozzi era quello che aveva prima il posto di Marcinkus. Senta, lei ha fatto questa operazione di recupero dei documenti su incarico di chi? Questa operazione io l'ho fatta su incarico dei servizi segreti. Di chi in particolare? Personalmente del generale Giuseppe Santovito. Sì. Dopo... Santovito da chi aveva ricevuto sollecitazioni? Monsignor Luigi Celata. Io sono andato da Monsignor Celata, mi è stato spiegata l'operazione e ho fatto l'operazione. Monsignor Luigi Celata era segretario particolare di quale cardinale? No, non era ancora cardinale, era Monsignor Casaroli, all'epoca non era ancora cardinale, no, era già cardinale, era il cardinale Casaroli, era il Monsignor Silvestrini che non era ancora cardinale, però Casaroli era segretario di Stato. Senta, lei prima di curare questa attività di recupero di documenti, dopo aver ricevuto l'incarico da Santovito, ha contattato e ha comunicato la circostanza a qualche uomo politico? Dunque io ne ho parlato con Flaminio Piccoli, che all'epoca era il segretario della Democrazia Cristiana, e ho subodorato che ci fosse sotto una operazione come si dice, di regolamenti di conti all'interno del Vaticano, per cui poi ho chiesto questo è successo esattamente tra dicembre 80 e febbraio 81, dopodiché Flaminio Piccoli mi rifacilitò l'incontro con Roberto Calvi e consegnai tutto a Calvi. Perché lei decise di consegnare i documenti a Calvi e non invece al suo Dante Causa, chi le aveva dato l'incarico di recuperare i documenti? Cioè a perché quei documenti in maniera molto franca mi sarebbero serviti molto più nelle mani di Calvi e Marcinkus che non nelle mani di Casaroli e quindi Celata. Perché le sarebbero servite in mano a Roberto Calvi questi atti? Perché mi ero scocciato di lavorare come consulente del Sismi e quindi avrei preferito ricominciare a lavorare nel settore privato, diciamo così, e anche perché quei documenti sarebbero stati negativi nei confronti di Marcinkus e nei confronti di una certa linea politica in cui all'epoca io credevo moltissimo. Parlo di linea politica internazionale. E qual era questa politica, in poche parole? Antisovietica e anticomunismo internazionale. Lei riteneva fosse contraria a questa cosa, la consegna a Santovito a una politica anticomunista? No, non mi sono spiegato ancora. La cosa curiosa era che c'era una specie di asse. Allora, la cosa curiosa era che Santovito aveva un asse con Casaroli. Casaroli era notoriamente portato ad una politica, non dico pro-sovietica, ma di accomodamento con l'est comunista. Io invece ero convinto che sarebbe stato meglio affrontare il problema dei rapporti con l'Unione Sovietica in maniera molto energica. Quindi se io avessi dato quei documenti a Casaroli
Casaroli sicuramente li avrebbe usati contro Marcinkus, il quale era dell'idea che bisognava appunto avere una linea molto rigida nei confronti dell'est comunista. Ecco, mi sembra di essere stato chiaro. Sì. Senta, lei ha parlato del versamento di una somma di $1.200.000 sì, all'avvocato Peter Du. sì. E qual è la fonte di questi denari? Chi è che glieli ha dati? Questo $1.200.000 erano stati messi a disposizione da Roberto Calvi su una fiduciaria svizzera di Losanna. Senta, lei sa se questa somma sia stata consegnata a titolo di liberalità o se sia stato il frutto di una costruzione? Non ho capito se questa somma è stata una consegna spontanea della somma di denaro frutto di un accordo o è stato il frutto di una costrizione, di un'estorsione? Ma vede, dottor Tescaroli, quando si fanno certe operazioni di questo genere, a questi livelli, non è che esiste una forma per cui si dice o tu mi fai questo o io ti faccio questo. La linea tra quella che lei vuole sottintendere come estorsione e d'azione spontanea è molto sottile e comunque non si arriva mai alla minaccia o alla minaccia, insomma, ecco. Però è chiaro. Diciamo, lei ha dato una risposta, diciamo, intermedia fra le due, mi pare di capire, prospettive che le avevo avanzato. E molti anni fa, il 22 gennaio del 1994, lei ha dichiarato, prima è meglio, allora riguardo voglio aggiungere che era stato il dinunzio ad effettuare un deposito. Ecco, Dinunzio era quel nome che non mi veniva in testa, Dinunzio. Era stato il dinunzio ad effettuare il deposito di documenti contenenti informazioni compromettenti nei confronti di Paul Marcinkus, dei quali pure ho parlato presso lo studio dell'avvocato Peter Du. Il 21 febbraio prossimo 21, dinanzi al Tribunale di Milano, inizierà il processo per estorsione a carico del Du in danno del defunto Roberto Calvi, proprio in relazione alla somma di $1.200.000 da me erogatigli, onde ottenere il fascicolo e la neutralità definitiva nei confronti di Calvi e Marcinkus. Quindi, sì, ma voglio dire, non è che io abbia detto, scusi, non è che io vado a pagare $1.200.000 perché uno mi dice mi dai $1.200.000. Chiaramente c'era una linea estorsiva, però non era, cioè, a quei livelli si dice sarebbe molto bene che si neutralizzasse questo pericolo, sarebbe per esempio molto bene, è una linea estorsiva, però non è che si dice o tu mi dai questo e io ti faccio questo, bisogna capire certe nuance. Senta, quando è avvenuto questo versamento, quando è stata erogata questa somma? Vi ricordo che questa somma non è stata erogata in un'unica volta, è stata erogata una parte in liquidi in Italia e una parte invece su un conto clienti proprio dell'avvocato Duft a Zurigo, se mi ricordo bene. Diciamo, a me interessava sapere se lo ricorda all'epoca. Sì, no, questo dovrebbe essere, guardi, tra marzo e metà di aprile del 1981. Sì. La provvista era costituita da quali fondi? Gliel'ho spiegato già, da fondi che provenivano da filiali estere, di società estere del comparto del Banco Ambrosiano, quindi da Roberto Calvi.